Guardate qua che spettacolo! Ma non c'è solo lo splendido paesaggio in Toscana, non ci sono solo buon vino e buon cibo, c'è anche l'alta fedeltà. Sono a Montespertoli, in provincia di Firenze, e tra pochi minuti arriverò dritto per dritto nella sede di Golden Oat, azienda italiana che dal 2012 ad oggi ha conquistato appassionati e audiofili di tutto il mondo. Oh, finalmente Alice, ci conosciamo dopo le svariate mail. Alice, presentati, chi sei, cosa fai qui in Golden Oat? Ciao, sono Alice, ciao, benvenuto Johnny. Sono la responsabile marketing e comunicazione di Golden Oat e vi introduco in questo bel tour aziendale raccontandovi un po' la struttura dell'azienda, che è cresciuta molto negli ultimi anni. Ad oggi contiamo 37 dipendenti più 2 collaboratori esterni, però su questo tema mi farebbe piacere che parlaste con Alessio Ronti, che è il nostro amministratore delegato, ce l'abbiamo qua, e è la memoria storica dell'azienda, è qui da sempre e sicuramente il percorso di crescita ce lo sa illustrare fin dagli albori. Ciao, sono Alessio Ronti, sono il socio di Maurizio Alterini e l'amministratore unico dell'azienda praticamente da sempre, da quando eravamo in 6 fino a oggi, insomma. Mi occupo della parte acquisti insieme al mio collega Alessandro Bartoli e del controllo qualità. Senti Alessio, Golden Oat è un'eccellenza tutta italiana. Cosa mi dici per quanto riguarda la componentistica dei vostri prodotti? Noi progettiamo tutto qui in azienda e montiamo tutto qui in azienda. E la maggior parte, probabilmente il 90%, il 95% delle aziende che ci forniscono il materiale sono italiane e addirittura toscane, anche se nella ricerca delle grandissime eccellenze degli artigiani siamo andati anche in altre regioni. Preso proprio nel momento giusto. Caro Maurizio, io ho letto che Golden Oat nasce dalla tua passione per il vinile. Spiegami un po' questa cosa. Nasce dalla mia passione per l'audio, per la riproduzione di qualità dell'audio, che soprattutto quando ero ragazzino significava vinile, significava esclusivamente vinile. Io ho iniziato ad appassionarmi di musica e di musica ben riprodotta a 8 anni. 8 anni, quindi si sta parlando della fine degli anni 70 e il CD semplicemente non c'era nessun altro sistema, c'erano le musicassette, c'erano le bobine, ma non erano strumenti realmente accessibili. Il vinile era il must, quindi il vinile è stata la mia vera passione, quella che mi sono portato avanti fino ad oggi e quella che mi ha condizionato anche per tutta la vita. Addirittura ho studiato per realizzare questo sogno, il sogno di riprodurre al meglio il vinile. È stata anche la mia tesi di laurea, i giradischi, no? I giradischi che ovviamente riprendesse poi l'innovazione in quel caso meccanica, si sta sempre parlando del 1997, quindi in tempi in cui l'elettronica era non sviluppata come adesso, ma tutt'oggi il vinile per me rimane lo strumento, uno dei migliori strumenti per ascoltare la musica in casa. Alice, quali sono i reparti qui in Golden Oat? Allora, abbiamo la ricerca e sviluppo da questa parte, oltre il vetro c'è la produzione, sotto la produzione c'è magazzino, controllo qualità e la logistica. Sulla sinistra c'è l'ufficio marketing, che vedremo poi in dettaglio, l'ufficio commerciale, di fronte a noi l'ufficio del CEO Maurizio Alterini e poi abbiamo l'ufficio acquisti, l'amministrazione e le risorse umane. Più o meno Golden Oat è questa.
Allora, adesso andiamo a conoscere Tom Dolfi, che è il responsabile prodotto, che è sicuramente la persona più indicata per introdurci quelli che sono tutti i passaggi del prodotto da quando viene ideato a quando arriva in casa degli appassionati e degli audiofili. Ciao Tom, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Tom. Ciao Johnny. Piacere. Allora io approfitto della tua presenza perché mi diceva Alice, te mi puoi spiegare com'è che un giradischi parte da Gold Note e poi arriva a casa dell'appassionato, a casa mia, quali sono le varie location, i vari step. Perfetto, senti, è un processo abbastanza complesso e direi che il modo migliore per dare un'occhiata a quali sono tutti i passaggi è di iniziare dal magazzino. Quindi se vuoi andiamo giù e partiamo da dove entrano i componenti. Ottimo, ti seguo. Il primo passaggio è il controllo qualità. Lavoriamo con tantissimi fornitori in Toscana, ma anche in Emilia-Romagna e in Nord Italia, e quindi i componenti quando entrano vengono prima controllati individualmente, dopodiché se sono idonei vengono stoccati in magazzino e verranno poi utilizzati per la produzione, altrimenti vengono inseriti in questo scaffale che è dedicato agli scarti e seguono un iter completamente diverso. Come ti dicevo, i componenti che sono ritenuti idonei vengono stoccati su questi scaffali verticali ed ogni ripiano è dedicato a un componente specifico. Noi utilizziamo una metodologia Lean che serve a minimizzare gli sprechi e massimizzare l'efficienza, e quindi uno dei principi che utilizziamo più spesso è quello della visualizzazione. I componenti sono sempre visibili in modo da verificare le quantità, ma anche trovare subito lo scaffale richiesto. Dopodiché i componenti richiesti dalla produzione vengono caricati su carrelli disegnati ad hoc e spostati al piano superiore. In questo caso vedi un carrello dedicato alle elettroniche che presenta quindi una componentistica abbastanza complessa. Quando poi il carrello è pronto, viene spostato al piano superiore al banco dedicato per produzione. Dal carrello i componenti vengono poi assemblati da un operatore specializzato in quella linea e una volta che il prodotto è completato viene testato sempre dallo stesso operatore. Quindi utilizziamo un controllo di qualità totale. L'ultima fase del processo produttivo, a prodotto quindi assemblato e testato, è quella del burn-in. In questa fase il prodotto rimane acceso e funzionante per un tempo variabile in base alla tipologia di prodotto. Qui vedi praticamente all'opera tutti i principi della metodologia Lean, cioè snella, questo tipo di flusso è stato progettato dal nostro responsabile di produzione Boris, che ti può spiegare di più, quindi ti porto direttamente a parlare con lui. Ecco Boris, nostro responsabile di produzione. Ciao, buongiorno, come state tutti? Bene? Bene, bene, dimmi tutto. Senti, come ha detto Tommaso, io ho fatto un progetto di Lean, che la Lean è praticamente di togliere tutti le spreco dentro ad un processo, e vi faccio vedere velocemente degli esempi. Qui sul tavolo di lavoro, o i banchi di lavoro, come ha detto Tommaso, qui c'è il carrello kitting card, che è il carrello della spesa. Questo qui è molto importante perché è già tutto separato. Quindi questi componenti uno per uno viene questo tavolo qui e va montato. Un altro esempio è che questa lamiera qui è tutto organizzato strategicamente per fare meno movimenti possibile, così il tempo sprecato non è sprecato, non c'è. Quindi di qua viene tutto montato e vieni a una unità completa, e qui viene al burn-in, poi di 2 o 4 ore la unità è già completa. E un altro esempio velocemente per spiegare la Lean è che è tutto organizzato, e a parte quello che per esempio queste vite, si sa bisogno di questa vita di riempire la minuteria di là, qui già ho un numero di ubicazione, che così l'operaio non sta a cercare e spendere il tempo in questo qui, così è tutto più efficiente e anche effettivo. E questo è il progetto Lean. E adesso che il prodotto è finito, andiamo a vedere l'ultimo passaggio, che è giù in logistica. Ok, ti seguo. Eccoci arrivati all'ultimo passaggio, che è la logistica. Il prodotto finito è trasportato su questi carrelli, dopodiché viene stoccato
in attesa di essere ispezionato visivamente, pulito e imballato, cosa che avviene su questi banchi. Tom, c'è una cosa che io ho notato sul vostro sito, ossia che c'è un grande focus sul termine innovazione, ma mi spieghi un po' cosa significa in pratica? Guarda Johnny, su l'innovazione hai toccato un tasto fondamentale perché è la definizione della nostra filosofia aziendale. E ti faccio un esempio estremamente pratico. PH10 è un prefono che integra tantissime funzionalità, ma proprio per PH10 abbiamo sviluppato un'interfaccia a display, quindi grafica, interamente controllata tramite una singola manopola. E questo per evitare di dover aprire il prodotto o gestire tanti micro switch o componenti esterni. Quindi non ci si perde la vista, insomma. No, non ci perdi la vista e ti puoi dedicare a settare il sistema super rapidamente. Ottimo, questo mi piace molto. E senti, non c'entra nulla, però ho questa curiosità. Quali sono i best seller di Goldnote? Ah, ottima domanda. Allora, guarda, sulla linea analogico abbiamo sicuramente il giradischi 425 Plus, valore 425 Plus, per le testine Vasari Gold e per i prefono ovviamente PH10, mentre per il componente digitale probabilmente DS10, che è uno streaming DAC dal formato estremamente compatto ma che permette risoluzioni altissime. Senti Alice, a proposito di innovazione, di comunicazione, di futuro, vorrei sapere da te come si pone Goldnote nei confronti dei nuovi media, ad esempio YouTube. Beh, il fatto che tu sia qui è una prima conferma delle intenzioni che abbiamo per il futuro. Vogliamo sempre più parlare ai nuovi media, influencer e youtuber, approcciarli in modo più sistematico dal prossimo anno, perché quello che poi ci interessa è davvero arrivare anche al cuore e all'interesse degli appassionati, coloro ai quali ci rivolgiamo con i nostri prodotti. Maurizio, ma questo strumento è presente anche nel vostro logo, mi spieghi qual è il suo significato? Ma il significato del nostro logo risale un po' alle radici e all'idea che noi abbiamo di integrazione del territorio. Quando ho pensato a questa azienda, ho pensato che non esisteva un'azienda, non poteva esistere dal mio punto di vista un'azienda senza un'integrazione, senza una visione legata fortemente a quello che è il concetto di italianità, di suono italiano, che poi è il payoff, no, della nostra azienda stessa. E questa è fondamentalmente la rappresentazione di uno strumento a fiato di un ottone di origine etrusca. Gli Etruschi, come sappiamo, sono i nostri avi, quelli che per primi hanno popolato la Toscana, e loro utilizzavano questo strumento sia come difesa dei loro campi di battaglia, ma anche come vero e proprio messaggio. Erano i messaggeri, utilizzavano questo strumento per comunicare tra loro. Allora Johnny, io ti direi andiamo a conoscere i miei colleghi a questo punto dell'ufficio commerciale. C'è Ottavio, il direttore commerciale, e Claudia che si occupa del back office. Vieni che te li faccio incontrare di persona. Ottavio e Claudia. Buongiorno. Ciao Ottavio, piacere. Buongiorno. Io ti martello subito con questa domanda. Ci mancherebbe. Perché non riesco a spiegarmi come mai un'azienda tutta italiana, un'eccellenza italiana, venda di più all'estero che non in patria. È curioso, sembra un paradosso. In effetti sì, fino a 1 o 2 anni fa, l'aspetto del Made in Italy, che è quello che ci contraddistingue, un po' il valore aggiunto, paradossalmente esercitava molto appeal all'estero. Pensiamo ai beni di lusso, pensiamo al mondo della moda, il design, l'arredamento. E quindi questo paradossalmente, ripeto, esercitava maggior fascino sui mercati stranieri. Parliamo di Stati Uniti, parliamo di Germania, parliamo di Inghilterra, chiaramente il sud-est asiatico.
Ultimamente invece con una serie di attività diciamo mirate a crescere il brand awareness, quindi provare a lavorare sulla comunicazione, su certe leve e poi chiaramente grazie ovviamente alla sinergia con il nostro distributore italiano Tecnofuturo siamo riusciti a invertire questo trend. Quindi ad oggi diciamo che a livello di comunicazione mi sento tranquillo nel dire un buon 25% è legato chiaramente a utenti italiani. Quindi stiamo effettivamente cambiando questo trend con grande soddisfazione nostra in primis, perché ovviamente essendo italiani abbiamo tutto l'interesse, il piacere ad essere forti nel nostro mercato. Quindi ecco, spero di essere stato esauriente. Mi piacerebbe molto farti incontrare il nostro designer Stefano Bonifazzi, e comunque i prodotti sono anche figli suoi e del suo design, bisognerebbe guardare se lo troviamo. Guarda, vedo un PC e vedo anche Stefano. Questa non l'abbiamo mai detto a nessuno, ma questa è l'inginocchiata michelangiolesca. Queste due, perdonami la volgarità, queste due linee, Sì, era per riempire. Questa è l'unica cosa che forse posso trovare davvero che sia puramente estetica, no? Perché l'idea è che qualunque cosa sia o al limite trasparente, ma in genere sempre qualcosa che coadiuva il suono. Per esempio, il fatto di utilizzare l'alluminio sul box sulla livrea aiuta sia per la dissipazione, però per me è importante perché è più bello del mantello come quello che aveva il mio vecchio Aiwa ai tempi del liceo, no? E il bello è cercare di trovare qualcosa che aiuti sempre sia il suono, ma che poi sia anche bello. Un'altra cosa che può essere interessante è che abbiamo cercato di utilizzare la resistenza per forma, che sarebbe a dire quando tu pieghi forme su superfici, perché la piega è più rigida, aiuta, la rigidezza è molto importante nel suono, nell'audiofilia, è sempre molto, cioè l'importante è il peso, l'importante è la struttura, perché le vibrazioni, eccetera. E per esempio questo qui è stato fatto con un algoritmo, che è una cosa che uso molto quando disegno, scrivo algoritmi per aiutarmi con cose che sono complesse da disegnare. In questo caso l'algoritmo ha dato la forma al plinto del giradischi, utilizzando qualcosa che però da un punto di vista matematico ha 700 anni e già era in diverse cose fatte da Michelangelo. Allora, il decennale per noi è ovviamente un momento molto importante, segna sia una riflessione sui nostri primi 10 anni, sia un'apertura sul futuro. E quello che volevamo sostanzialmente celebrare con questo decennale sono i valori profondi sui quali Golnot ha sempre fondato il suo operato e tutte le sue azioni, l'innovazione, il Made in Italy, la capacità appunto di guardare al futuro senza prescindere dalle proprie radici e dal passato, la voglia sempre comunque di crescere e di andare avanti. Tutti questi valori si sono poi estrinsecati in una serie di azioni, un mini sito dedicato, golnotanniversary.it, interessante, innovativo e davvero spettacolare, una serie di video dedicate sia alle persone di Golnot sia agli stessi prodotti che prendono forma e poi la perdono e la cambiano. E per finire faremo un evento celebrativo che si terrà qui in sede, sarà anche dedicato ai nostri clienti e a tutti coloro che ci seguono fin dall'inizio. Ho visto che Maurizio è di buon umore e è in posizione di comando, ne approfitto per chiedergli quali sono gli obiettivi a lungo termine della sua azienda. Ma la vision di questa azienda è stata pensata e bene o male ricalca sempre lo stesso pensiero fin dall'inizio. Innovazione perché io credo che sia la parola chiave di un'azienda che vuol fare elettronica, che vuol fare audio, che vuol fare qualità. Ovviamente ci sono tante aziende nel mondo che fanno prodotti audio. Io credo che noi stiamo introducendo e ci stiamo proiettando in un futuro diverso in quanto mirato certamente alla qualità,
ma ancora di più all'innovazione. Per cui, ereditando la tradizione che contraddistingue lo zoccolo duro dell'audio, dell'audiophile, vogliamo portare concetti moderni, quindi l'integrazione nei sistemi di multiroom piuttosto che nei sistemi integrati, piuttosto che la musica accessibile a tutti dal web, la musica accessibile a tutti anche per il giradischi. Vedremo quindi se gli obiettivi di Maurizio Aterini e della sua azienda diventeranno realtà. Intanto guardiamo al presente e affidiamoci a 3 punti chiave che sono tornati più volte in questo video: qualità, efficienza, innovazione. Queste 3 parole sono il sogno bagnato di ogni appassionato di hi-fi e di ogni audiofilo. Posso dire di averle toccate con mano nel mio tour in Gold Note, dove mi sono confrontato con un'azienda giovane ma preparata, attenta ai dettagli in ogni fase produttiva, dal reperimento delle materie prime al design, alla manifattura e così via. Un'azienda estremamente rispettosa degli attori in gioco, che siano questi i propri dipendenti, i divulgatori, come nel mio caso, e naturalmente dei clienti. Qualità, efficienza ed innovazione non sono quindi solo dei termini ad effetto da inserire su una brochure patinata, sono realtà. E vi invito a recarvi nel rivenditore più vicino a casa vostra per toccare con mano. Da parte mia non posso nascondere che alla fine del mio tour, quando ho salutato tutti, l'ho fatto col sorriso. Il sorriso di chi è orgoglioso di avere un'eccellenza italiana a pochi chilometri da casa. Un'eccellenza che si basa su giovani capaci e a loro si affida per affrontare il futuro sia nei ruoli operativi che in quelli strategici. Come molti prodotti made in Italy, anche per quelli marchiati Gold Note, la gloria è arrivata prima fuori dal paese. Non è nient'altro che la moderna ed ingiustificata reiterazione del detto Nemo profeta in patria. Adesso finalmente le cose stanno cambiando ed anche qui stiamo iniziando a dare a Gold Note l'attenzione che merita. Naturalmente, prestandogli questa attenzione, faremo notare cosa non ci piace di un giradischi o di un diffusore, ma con la stessa misura ci esalteremo quando ci saranno prodotti da lodare. A tal proposito sono davvero curioso di testare a fondo questo valore 425 Plus abbinato al PH10 e vi racconterò i risultati delle mie prove in uno dei prossimi video. A presto e buoni ascolti. What a